La saggezza delle folle. Il fatto che non ci serve la censura, ma bisogna fare che in modo che le persone possano dire la loro opinione su tutto. Ve lo ricordate, no? Ne abbiamo parlato in una serie di video. Elon Musk, il fautore del no censura, bastano solo ed esclusivamente le note della community, cioè gli utenti che in modalità corale vanno a scrivere sotto il singolo tweet, la singola notizia, se la ritengono affidabile o non affidabile, che va benissimo, finché non gli rimbalza dove non batte il sole, perché allora le decisioni si ribaltano sempre quando fanno comodo, o meglio quando non fanno comodo. Prima grida ai 420 che le community note sono l'arma più potente al mondo per rilevare ogni inganno. Ora, quando le community note spesso e volentieri mostrano le... mi piacerebbe dire mostrano le insicurezze, le contraddizioni, eccetera, ma credo che l'unico termine sia le enormi puttanate che scrive ultimamente. Adesso le community notes vanno riformate. Perché? Perché ci sono manipolazioni esterne. Insomma, la verità vale solo quando è dalla sua parte. Ma se la piattaforma diventa un altoparlante politico e il megafono inizia a parlare un po' contro di te, è l'ora di silenziarlo. Ed è esattamente quello che vuole fare. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, partiamo indietro da un passo, abbiamo fatto anche altri video, però riprendiamo l'idea di base. La storia comincia con Elon Musk che vuole togliere la censura algoritmica fatta dai poteri forti, dai media, bla bla bla, e mette al suo posto le community notes, le note scritte dalla comunità che vanno a dare opinioni su quello che viene scritto. Questo è, nelle sue parole, uno strumento super partes che è capace di rivelare i fatti veri e sbugiardare le fake news. L'idea è quella di far votare una massa eterogenea di utenti con i contributi che loro ritengono più veritieri e nel contempo dire quelli che secondo loro sono ingannevoli. Oste, è buono il vino. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Che poi vi ricordo sempre che la folla ha scelto Barabba. Ma perché ne andiamo a parlare? Perché nelle ultime settimane c'è un bel cambio di prospettiva. Ci sono tutta una serie di note, se aprite X ne trovate praticamente sotto ogni post di Elon Musk che rilancia, ci sono tutta una serie di note che contestano il punto di vista di Musk e di Trump, che stanno diventando molto scomode. La risposta di Musk è vedrò di fare più attenzione, controllerò meglio le fonti, eccetera, eccetera. No. La risposta è il grido al complotto dei media e governi internazionali che giocano con l'algoritmo della piattaforma che hai scritto tu e che governi tu. Ma va bene. Quindi, una tecnologia progettata per la verità diventa fastidiosa quando e se la verità che emerge non è quella che piace a te come verità. È il solito un po' copione, no? I sistemi di fact-checking collettivo che vengono in prima analisi accolti come panacea, finché non contraddicono ovviamente quello che promettono. Ora, Musk pensa a delle nuove note che spieghino la realtà secondo una narrazione più vicina alla sua, persino quando la maggioranza degli utenti gli va contro. È un esempio perfetto dell'effetto di polarizzazione. Se la tua community prende una direzione diversa, diventa manipolata. Se prende la tua, allora finalmente ha visto la verità e finalmente hanno in mano il potere. You have the power, you are the media now. E si torna al dilemma che in realtà vediamo spessissimo online. Le verità crowdsourcing funzionano solo se la folla non intacca i governi e gli interessi della piattaforma che sta andando a vedere. C'è la possibilità che effettivamente siano manipolati? Certo che c'è, assolutamente, ma c'è dall'inizio, è la cosa che si è detta più o meno dall'inizio. Se l'idea di base è non c'è bisogno di un controllo della piattaforma perché le note si autodeterminano, un po' come fa Wikipedia, dall'altra parte devi accettare e dare per buono che alcune volte questa cosa fallisca. Se invece dici
la risposta è quella delle note divise dalla folla, le note dell'utente della strada, e poi vai a correggerle, ritorni esattamente in quel secchiello di opinioni, in quella filter bubble, in quel punto di vista, quella Weltanschauung, che è quella iniziale. Semplicemente all'inizio si dava un numero più ristretto e selezionato di soggetti, perché non è che c'era una persona che decideva che cosa fare, anche quando c'erano i fact checker erano un ristretto numero, però in questo caso comunque sostanzioso, di realtà che avevano il potere di andare a dare un'opinione. Se tu prendi quelle della folla in generale, ma quelle che non ti vanno bene le cancelli, è la stessa cosa, solo con un po' più di gente, e non con esperti ma con gente della strada, ok? È una sorta di echo chamber al contrario. Quando lo strumento partecipativo si rivolta contro te stesso che lo hai elaborato, allora non è più partecipativo e devi comunque ricontrollarlo, e ritorni esattamente nel grande problema, che non è un problema, attenzione, delle community note, ok? È un problema generico della rete, è il problema che porta in tante nazioni, anche nell'Italia, ad avere dei problemi anche in ambienti grandi come possono essere quelli di Wikipedia, per dirne una. C'è da capire che per prevenire gli abusi, l'unica cosa che puoi fare, se vuoi intraprendere quella linea, è avere degli standard aperti e trasparenti e dimostrare eventualmente il fatto che c'è un sabotaggio. I sabotaggi si dimostrano, come si dimostra la propaganda di ogni singola nazione, di ogni singolo partito, ma si dimostrano dati alla mano con la trasparenza totale di quello che sta succedendo, non come a un certo punto arrivare e dire non mi piace, quindi allora diventa cattivo. Perché quello che se no rischiamo di fare è trasformare ogni strumento di verifica, anche quelli che dovrebbero essere aperti, in una sorta di gioco di potere. E in un'epoca di misinformation, mettiamola così, di puttanate galoppanti, un progetto come quello delle community notes, che peraltro in forma simile è stato adottato o sta per essere adottato anche da Meta e altre realtà, può essere un faro, ma se chi lo gestisce non deve avere in mano l'interruttore. Se chi lo gestisce ancora una volta ha in mano un interruttore, non hai tolto l'interruttore della censura che è prima dei media tradizionali, hai spostato l'interruttore da parte di qualcuno che ti fa più comodo, e non mi sembra la scelta corretta. Premesso che è assolutamente possibile che ci sia stata un evento coordinato di decine, centinaia di migliaia di persone o di bot che hanno manipolato le community notes. È assolutamente possibile, anzi facciamo così, lo diamo per certo. L'obiettivo però non è cambiare o sostituire le community notes, è trovare questi nodi e fare una cosa una partita di guardie e ladri, come è sempre stato nel cercare di trovare, ammesso che esista, una verità che è verità con la V maiuscola. Tutto qui, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Io sono poco fiducioso, devo dire la verità, ma mi dispiace averlo detto all'inizio, però l'avevo detto dall'inizio. Gestire, c'è quella frase che io adoro ogni volta, che vi dico, che per ogni problema complesso esiste almeno una soluzione semplice, che irrimediabilmente è sempre quella sbagliata. Quindi raccontatemi qui sotto cosa ne pensate, se avete dei commenti o delle idee ancora più intelligenti fatemele, io non ne ho di più intelligenti di così tra un sistema crowdsourced e uno no, perché nel momento in cui non è più crowdsourced ma è crowdsourced controllato diventa non crowdsourced, però ancora una volta sono io lo stronzo paranoico, ma ci ho fatto caso, nessun problema. Dai, chiudiamo al solito dicendovi grazie mille ancora una volta per avermi ascoltato ed state parlando.